vede la luce. Guarda, ho trovato il coso, quello dei pirati gigante. Passa la luce, è una pietra nera. Ma quindi è una pietra? Vetro, si vedi, guarda, Io passa la luce da qui. non la vedo passare. Vai curiosità, si vede passare la luce. Vedete, c'è tutta la gente che cerca i sassi di vetro nella spiaggia. C'è anche chi fa il bagno, nonostante il vento freddo di stamani. Oggi ci siamo spostati a Glass Beach, che come dice il nome è una spiaggia ricoperta di sassolini di vetro. Infatti troviamo tantissime persone che li cercano, non sono facili da trovare e l'ideale sarebbe venire qua dopo il passaggio della marea, insomma quando il mare si ritira, perché è più facile trovarli, magari portati dal mare. La spiaggia prende il nome anche di Seaham Beach, dal paese qui vicino, ma questo è il punto preciso in cui è più facile trovare questi sassolini di vetro. Vedete quante persone sono alla ricerca, tutti forniti di pala e sacchetto. Questo è un vetro? Sì, questo è uno blu. La lampadina dietro. Questo potrebbe essere un frammento di vetro. Vediamo se troviamo qualcosa. Ecco, questo è un pezzo di vetro, vedete il colore? Basta passarlo sulla luce del telefono. Qui ce ne abbiamo degli altri. Questi ragazzi sono tutti sassi di vetro. Si vede la trasparenza attraverso la luce. E quello più raro è il vetro nero, questo qui più scuro, che sembra un sasso nero ma in realtà è un pezzo di vetro. Questo scusa. Quando passa il dito dietro si vede la differenza. Eccone altri due. Ne ho trovati due. Belli. Che bello. Due gocce di vetro. Guarda questo bello. Bello colorato. Questo sì, questo si vede bene. Cambia colore. Passa il dito dietro. Un altro. Questo è bello, E tra i vari sassi possiamo trovare anche dei frammenti di fossile come questo. Guardate questa, ragazzi, che spettacolo! Ci siamo spostati di poche miglia più a nord e questa, ragazzi, per gli amanti del cinema è un luogo famoso dove è stato girato Alien 3, si chiama la Blast Beach. Magari vi mettiamo in sovraimpressione un'immagine del film. Questo è il punto esatto in cui è stata girata una di queste scene. E questo spot non è stato scelto a caso. Infatti Ridley Scott, il regista, è nato proprio in questi luoghi e quindi conosce benissimo ogni piccolo punto dove andare a fare le riprese. Qui abbiamo anche un albero fossilizzato risalente a ben 320 milioni di anni fa, pensate un po'. E qui su queste falesie abbiamo tutti questi pinnacoli di roccia e vediamo emergere dal mare anche dei carretti. Ci hanno detto i nostri amici che in fase di bassa marea ovviamente si ritirano le acque e emergono questi carretti che altro non sono che i resti appunto di carretti dei minatori, delle miniere, perché come sapete, se lo sapete ve lo confermiamo, queste sono zone dove le miniere sono state, diciamo, hanno fatto da padrone per tanti anni, con tantissimi lavoratori, tantissime escavazioni e quindi con tantissimo materiale portato alla luce. E intanto è riuscito il sole.
c'è un balletto fra sole, nuvole e vento, oggi è così. Ma qui in Inghilterra va vissuto un momento davvero giornata per giornata. Spero ci sentiate perché il vento è forte. Il disco però offre degli scenari meravigliosi. Abbiamo fatto un piccolo spostamento, abbiamo attraversato la cittadina di Sunderland e abbiamo raggiunto questo mulino a vento molto particolare, il mulino di Whitburn. Questo oltretutto è uno dei mulini più antichi e meglio conservati di tutto il nord-est dell'Inghilterra e risale al 1790. E mentre Marta fa le foto vediamo anche l'arcobaleno. Adesso raggiungiamo questo bellissimo faro che ha una storia molto particolare che tra poco vi racconteremo. I locali del faro sono chiusi, avete intravisto qualcosa dalle finestre e si vedono questi grandi motori. Questo perché questo faro ha un primato molto importante. È il primo faro al mondo, e sottolineo al mondo, ad essere stato elettrificato, quindi ad aver avuto, diciamo, un impianto che lo mandasse ad energia elettrica. E non solo, ma ha anche una super mega sirena alle proprie spalle. Guardate là, quelle sono le casse che suona ogni qualvolta c'è il mare in tempesta, ovviamente per avvisare le navi della vicinanza alla costa. Come riporta anche la targa, nel 1871 fu costruito appunto questo faro, il primo nel mondo dotato di elettricità. Ci siamo spostati leggermente più a nord, veramente 1 chilometro dal faro, e ammiriamo la Marsden Rock. Qui c'è anche un ascensore che porta giù in spiaggia e ci permette di avvicinarci. Qui abbiamo anche il ristorante Il Grotto, che oltre ad avere il servizio ristorante ci dà anche la possibilità di scendere giù con un ascensore. Questo qui. Puoi di qua?
Vedete la particolarità? L'ascensore porta al ristorante scavato nella roccia con vista pinnacolo. Pensate che una volta questo pinnacolo era più grande, c'era una parte staccata con un arco che poi qualche anno fa è crollato e purtroppo questo è quello che rimane. E anche qui, ragazzi, ci sono i sassi di vetro. Non so se si vedono, ma questa parete è piena di gabbiani. Potrebbe essere anche campo minato. Molto pericoloso camminare là sotto. Effettivamente c'è anche un odore fortissimo qui di gabbiano. Guardate anche questo pinnacolo. Guardate adesso che luce, ragazzi. Ci sono anche delfini, ragazzi, laggiù, proprio in questo punto. Guardate che salti. Sono lontanissimi, speriamo di vederli bene anche in GoPro. Ora proviamo a fare una ripresa col telefono. Qui. Eccoli. Ma pure qua i delfini! Ma che luce c'è? Prendo il giro bene. Everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene, as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass. Hi, good morning. To let it go. She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze.
Buongiorno a tutti amici tichettiani. Ciao, buongiorno, ma buongiorno. Buongiorno, nuova giornata. Oggi ci siamo spostati con i nostri amici e siamo andati in un parco dove fare un picnic. Esatto. E ci siamo fatti una scorta di carne, una roba... Due costoline, giusto due. Giusto 2 bocconcini. Perché sapete, Fede è inappetente, quindi insomma voglio dire. Poi siamo tanti. Siamo in tanti, ci facciamo una bella braciata e oggi ci godiamo questa giornata. Braciata è alla toscana, sarebbe tradotto grigliata, comunque si Una capisce. grigliata, sì. Abbiamo trovato un macellaio fornitissimo con tante costoline, poi loro vivendo qui sanno dove andare a prenderle, quindi siamo andati sul sicuro. Ma dopo vi diremo come sono. Infatti, anche perché in Inghilterra ci sono talmente tanti campi verdi che i pascoli qui producono una carne molto buona e prelibata. Esatto, anche i latticini sono buoni, quindi insomma ci sono tante cose interessanti. E niente, quindi ora andremo ad accendere le braci e poi tante altre cose. E poi pancia mia fatti capanna. E non siamo in Inghilterra se non ci sono i marshmallow. Questi qui vuol dire che sono pronti. Quando iniziano a essere tutti con le bollicine bronzato, vuol dire che dentro è pronto e dentro è bello morbido. Ma di fatto che cos'è il marshmallow? Il marshmallow? Marshmallow. Che cos'è? 90% di zuccheri e cosa salutare, il 10% di sostanze tossiche. Buonissimo, allora salutare. Qui come vedete abbiamo già le patate al cartoccio pronte per essere cotte, un po' di bacon, salsicce, hamburger e la rostinciana, ragazzi. Guarda qua che fiammate, che fiamme. Lo so che questa cosa non si può vedere, ma presto arriverà anche la carne. Quando esce il sole sta bene. Facciamo un aperitivo flambé, però lo puoi mettere accanto, capito? Qui abbiamo anche un prodotto tipico scozzese, il black pudding, che è tipo il buristo, come lo chiamiamo noi in Maremma. Ora sì che si ragiona. Mentre la rostinciana continua a cuocere ci facciamo un piccolo aperitivo. Già abbiamo iniziato, ma guardate che delizia! Il super panino con con l'hamburger più bello pieno, squisito. Vai, sono pronte, si condisce come dice il buon chef, così. patatrac. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。. 。. 。。 . 。. 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 。 。 . 。 。 . 。
the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can. Ci siamo spostati sulla spiaggia di South Shields. Bello, e fra le nuvole c'è anche un po' di sole, fra le nuvole. Guardate che spiaggione immenso. Questa dietro di noi è la foce del fiume Tyne che attraversa la città di Newcastle. Esatto, e questa zona in particolare si chiama Tyne's Mouth, cioè la bocca appunto del fiume Tyne. Hanno queste spiagge a perdita d'occhio con questo colore ocra di sabbia finissima, molto bella. C'è vento, ma non potrebbe essere altrimenti in queste zone, e le nuvole si spostano tantissime. Là c'è un nuvolone nero alla nostra destra, di qua è tutto sereno, quindi il tempo alla fine in Inghilterra dipende da quale parte lo guardate. Esatto, ci sono tutti i ragazzi che fanno il bagno. Siamo in estate, ma qui l'estate, ragazzi, non è come da noi. No, Il mare è freddo. siamo molto a nord. È molto a nord. C'è anche la macchina del lifeguard, Del bagnino del bagnino. che probabilmente ha visto i ragazzi in acqua e le sta passando, quindi sta se ne sta passando. fregando. Pensavo si fermasse lì, ma fa solo una ricognizione probabilmente. Lì vediamo anche i fari dello sbocco sul mare del fiume. Sta uscendo la nave, guarda, vedi? Sta uscendo una nave e è sopra di noi anche un aereo, perché qui vicino c'è anche l'aeroporto. È una zona, è bella, c'è niente da dire, è una zona tranquilla, diciamo, però ecco, come diceva Fede, non va concepita con l'andare in spiaggia come da noi. Si va in spiaggia, non ci sono stabilimenti balneari qui. Qui no, A questa differenza. spiaggia libera sembrerebbe. E non ne abbiamo trovati. No. Perché ci dicevano anche i nostri amici che comunque non è nella mentalità degli inglesi andare con l'asciugamano all'ombrellone prenotato. Diciamo, loro se vengono in spiaggia vengono per fare una passeggiata con i cani, così per qualche ora, magari si fanno il bagno anche fredda, ma poi si rivestono e vanno via. Quindi è proprio una concezione diversa di affrontare le beach. Infatti, come vedete il sole è andato e venuto 10 volte in questa piccola clip. Io vi dirò che ho anche l'impermeabile, perché a volte è capitato in questi giorni che siamo usciti e da una giornata bellissima in 2 secondi prendi l'acqua. Ma acqua aggiubbate, e poi di nuovo cielo sereno. E abbiamo scoperto che ci sono tantissimi modi per definire la pioggia in Inghilterra. Ah, sì? Ora tutti i nomi non me li ricordo, ce lo dicevano i nostri amici. È vero. Ma c'è la pioggia fine, quella che ti bagna, la pioggia che ti spruzza appena il viso. Ci sono tante variabili. In base al grado di nebulizzazione. Esatto, non riuscivo a spiegarlo. Quindi ora tutti i nomi non li so, però insomma, ecco, pensate quanto piove da queste parti. Abbiamo notato che oggi ci sono più bidoni della spazzatura che bagnanti. I pochi bagnanti sono in acqua a fare il bagno, Se non sarebbero bagnanti. i bagnini fanno surf da onda e tutti questi punti blu sono tutti secchi, bidoni per la spazzatura. Quindi bisogna dire che le spiagge, almeno qui, sono molto pulite. Sì, sono pulite, sì. E infatti c'era un bellissimo cartello iniziale che un piede, la sagoma di un piede, dove c'era scritto sopra: lascia sulla sabbia solo la tua orma dei piedi, la tua impronta. E questa è molto bella, Ci è piace. piaciuta. Qui abbiamo anche il campo da minigolf con tanto di dinosauri e il T-Rex è molto affamato, a quanto pare. Faceva e mi è venuto in mente l'associazione con Fede che muove le mandibole. Uguali, no? Quando ha fame, ha fame. Heavy heart, I long to see you when the day is done. I wanna rest and lay in your side. Sul lungomare troviamo anche questa targa in memoria di tutti gli uomini che sono morti nella guerra di Gallipoli. Qui vedete la Turchia e noi
conosciamo bene lo stretto dei Dardanelli, che abbiamo visitato con il nostro Charlie e anche attraversato. California, in my mind, there is no one of your kind. Altri due temerari che fanno un tuffo nel mare. Arrivati alla fine della passeggiata e in prossimità del Faro Rosso, troviamo questo piccolo parco con queste curiose statue. Stiamo leggendo il cartello, sono 22 statue in bronzo, alte circa 1,5 metri, dell'artista spagnolo Juan Muñoz. Just wanna spend some time together before everything's gone. Ed eccoci arrivati finalmente sul Tyne. Questo, ragazzi, è il fiume che attraversa tutta la città di Newcastle e si affaccia sul mare. Ce l'abbiamo fatta! E è bella grande questa foce. Abbiamo il faro rosso di South Shields e il faro della parte nord. Quello della parte nord è ancora in funzione per i naviganti, questo rosso diciamo è rimasto come faro storico ma non è più in uso. E guardate con il sole come spicca. We should have lived a life together in your warm inside. We should have loved each other, baby. Oh, what could I have done? Just wanna spend some time together before everything's gone. It's in the air, can't you feel that good times are coming on? Entriamo ora in questo bellissimo parco cittadino, il South Marine Park. Ma vi rendete conto? C'è anche il mini treno a vapore, che spettacolo! Siamo entrati in questo parco, ragazzi, un parco fondato nel 1890 in stile vittoriano. E c'è tanto di treno a vapore che fa Esatto, siamo tutto il giro. rimasti così con la mascella caduta. Il treno a vapore più piccolo della storia. Veramente, cioè è una cosa, non te l'aspetti, poi inizi a vedere queste rotaie minuscole, i segnali di attenzione al passaggio treno piccolini, il triangolo come segnale veramente minuscolo, una stazioncina che sembra quella di Barbie e Ken. E c'è anche il distributore dell'acqua per fare il rifornimento alla locomotiva. Passando ho visto che lui ha proprio la caldaia con tanto di carbone. Sì, è un treno a vapore a tutti gli effetti. Cioè, io sono rimasta basita, veramente, perché non me l'aspettavo che funzionasse. Cioè, pensavo più a una cosa giocattolo, capito? Magari elettrico in qualche modo, come si vede un po' nei nostri parchi. Sono come i nostri trenini, però quelli sono elettrici, credo, o a benzina o diesel, non lo questo so. è a vapore proprio. Questo è a vapore, bello. E poi ha fatto il giro della parte di là e ancora non è tornato, quindi il giro del parco è completo. E cioè tira il vapore, tira il meccanismo che aziona il vapore, non so nemmeno come si chiama. Fischia, il fischio del treno. Ci siamo girati, ci siamo guardati, come i bambini, però. Sì. Bellissimo.